cari amici, ben ritrovati! Oggi andiamo a preparare il pane fatto in casa. Faremo delle ciabattine belle croccanti fuori e morbide dentro. Vi faccio vedere gli ingredienti e le prepariamo. Allora amici, 300 ml di acqua tiepida, 500 g di farina, io uso quella di farra macinata a pietra, una bustina di lievito mastrofornaio, questa qui è da 7 grammi, un cucchiaino di miele, un cucchiaino di zucchero. Allora, la prima cosa da fare è mettere nell'acqua lo zucchero, il miele, facciamo un attimo sciogliere, andiamo a mettere la bustina di lievito, la facciamo sciogliere per bene e poi la versiamo, questo composto lo versiamo nella nostra farina. Eccoci qua amici, il nostro composto: miele, acqua, zucchero e lievito. Mescoliamo prima col cucchiaio. Facciamo incorporare bene tutto il liquido. Adesso andiamo di mani. Formiamo un panettino, ma prima di finire di impastare dobbiamo aggiungere il sale. Quindi lavoriamo un po' e poi lo mettiamo. Eccoci qua, uniamo un cucchiaino di sale. E continuiamo ad impastare. Trasferisco il panetto qui. E cominciamo. Piano piano chiudiamo la forma. Ecco qua, ci andiamo a fare un po' di pieghe. Potete farlo anche nell'impastatrice, però io preferisco lavorarlo a mano per non farlo surriscaldare troppo. Lavoratelo per una decina di minuti. Eccolo qua. Lo mettete
in una ciotola coperta con un canovaccio nel forno a lievitare fino al raddoppo. Ci vorranno un paio d'ore e dopo lo prepariamo. Eccoci qui amici, l'impasto è pronto. Adesso lo spargete la spianatoia con della semola, guardate che bello. Unito con la spatolina. Guardate che meraviglia. Adesso lo vado a stendere un pochino, prendiamo un piccolo rettangolo, poi lo vado a tagliare a metà e vado a ricavarci le nostre ciabattine. Potete dividerlo in 6, in 8, come più vi piace. Allora, sulla carta forno ho messo la teglia qui sulla carta forno, vedete? Dovete mettere l'impasto con la farina che sta sotto, rivolto così sopra la carta forno. Giro, vedete? Finisco di tagliare e continuiamo. Eccole qui amici. Adesso queste le lasciamo lievitare per altri 30 minuti, poi cuociamo in forno a 200 gradi per circa 15-20 minuti finché non diventano comunque belle dorate. Dopo vi faccio vedere il risultato finale. Vi mando un grosso bacio e alla prossima!